Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. È bellissimo avervi qui con noi. Spero che la vostra giornata stia andando alla grande, perché oggi spalanchiamo una porta che sembra uscita da una sceneggiatura drammatica. Il presunto bebè segreto di Gökberk Ilonelle DRM. Avete letto bene, si sussurra che il mondo non ne sapesse nulla. Preparatevi, perché stiamo per addentrarci in una storia capace di scuotere le fondamenta della sua fama e, inevitabilmente, di mettere alla prova il rapporto con Cemre Arda. Prima di cominciare, se amate restare aggiornati su ciò che accade dietro il sipario delle star, ricordatevi di iscrivervi e attivare le notifiche. Su Stelle Turche Rivelate non vi perdete mai il succo. Partiamo dall'evidenza. Gökberk YLDRM ha conquistato pubblico e critica con carisma, intensità sul set e una presenza scenica che non ha bisogno di presentazioni. Al di fuori delle luci, però, ha sempre difeso con forza il proprio spazio, mantenendo un profilo discreto, misurato, quasi impenetrabile. Abbiamo seguito storie d'amore, pause, ripartenze, il consolidarsi del legame con Cemre Arda, i loro momenti rubati e il loro silenzio eloquente. Ma un figlio tenuto lontano dai riflettori? Questa, se vera, ridisegna ogni percezione. La voce corre in certi ambienti, rimbalza tra forum di fan e siti minori, si infila nei commenti notturni e resta sospesa nell'aria come una domanda scomoda. Finora, però, nessuna conferma, nessuna smentita ufficiale, né da Gökberk, né dal suo entourage, né da Cemre. Ed è proprio qui che entriamo in gioco. Proviamo a separare ciò che nasce dall'immaginazione da ciò che potrebbe avere un appiglio concreto. Immaginate la giornata tipo di Gökberk. Set che si susseguono, valigie sempre pronte, aeroporti come seconde case, orari impossibili che si incastrano con riunioni, script, shooting. Come potrebbe un uomo che vive così, costantemente sotto osservazione, tenere segreta l'esistenza di una figlia, o magari di un figlio? È la domanda che si fanno in molti. Ed è anche ciò che rende questa storia tanto incredibile quanto magnetica. Le informazioni, a oggi, sono poche e frammentate. Voci di corridoio, speculazioni senza firme, ipotetici conoscenti che scompaiono nell'anonimato dopo aver lasciato briciole di presunti dettagli a blog qualsiasi. Ma chi sarebbe la madre? Da dove nasce la prima scintilla di questo pettegolezzo? E perché tutto questo silenzio? In mezzo, immancabile, appare il profilo di Cemre, che non alimenta né spegne il fuoco. Il suo riserbo, in altre occasioni percepito come eleganza, stavolta diventa la tela perfetta su cui ognuno dipinge l'ipotesi che preferisce. Una teoria racconta che tutto risalga a un periodo meno esposto, forse antecedente all'attuale fase di popolarità internazionale, o a una parentesi in cui i riflettori si erano lievemente abbassati. In quel contesto, tenere privata una paternità sarebbe stato più semplice. Eppure, chi ricorda gli inizi di Gökberk sa bene che la sua fanbase è esplosa in fretta, e che anche quando il suo nome non era ovunque, lo era già abbastanza da rendere difficile un segreto tanto grande. L'unica possibilità, a quel punto, sarebbe stata una discrezione assoluta da parte di tutti, lui, la presunta madre, persone di fiducia, e, nel tempo presente, forse anche Cemre, coinvolta o almeno al corrente delle verità che non arrivano al pubblico. Naturalmente, esiste l'ipotesi più semplice, che sia tutto falso. Nel circuito dell'intrattenimento, le storie senza fondamenta nascono e si moltiplicano con una velocità impressionante. Titoli accattivanti, mezzo screenshot, un sussurro e via, l'eco fa il resto. Il nome di Gökberk attira click, commenti, curiosità. La coppia che forma con Cemre è un catalizzatore di attenzione. Bastano questi ingredienti per montare una torta che profuma benissimo e però, al primo morso, si rivela inconsistente. Ma se ci fosse un fondo di verità? Se esistesse davvero una bambina di cui si parla sottovoce? Le piste, allora, si moltiplicherebbero. Potrebbe essere una conoscenza nata tra ciak e prove, un volto che non conosciamo, una professionista del settore o, al contrario, una persona lontanissima dallo showbiz, scelta proprio perché in grado di offrire normalità, silenzio, protezione. In quel caso si capirebbe il desiderio di schermare la madre e, soprattutto, la piccola, dalla pressione mediatica. E si capirebbe anche la postura di Cemre, lo sguardo avanti, le parole calibrate, la scelta, molto consapevole, di non trasformare un sospetto in una guerra di smentite.
Sull'età della presunta bambina circolano congetture ancora più vaghe. C'è chi sussurra di 1 anno, chi dice 2. Se fosse così, la linea temporale porterebbe a un periodo precedente a certe grandi svolte di carriera e, probabilmente, alla definizione pubblica del rapporto con Cemre. Tuttavia, persino allora, l'attenzione attorno a Gökberk era tale da rendere difficile immaginare che una gravidanza e poi una nascita siano passate senza lasciare traccia. Ed è proprio qui che questa storia diventa così ipnotica, l'idea che il mondo sia rimasto all'oscuro di qualcosa di tanto grande. 2 scenari, dunque. O la riservatezza è stata davvero totale, quasi militare, al punto da superare paparazzi, mormorii, fotografie sfocate, amici loquaci e commenti scappati al momento sbagliato. Oppure siamo davanti a una bolla di sapone, alimentata più dal bisogno di parlare che da fatti. Guardando agli ultimi mesi, tra interviste e apparizioni pubbliche, non esiste una singola frase, un gesto, un dettaglio che punti in questa direzione. Gökberk ha parlato di lavoro, di progetti, di dedizione, e quando ha sfiorato la sfera privata lo ha fatto con quella misura che lo contraddistingue. Con Cemre, l'immagine è quella di 2 professionisti che si sono scelti, che rispettano i propri tempi, che difendono i loro confini. Nessuna crepa evidente, nessuna traccia di un segreto tanto ingombrante da alterare i loro passi. Eppure, non si può escludere un'altra via, che quella bambina sia nata da un incontro breve, magari lontano, in un paese straniero mentre lui lavorava. Si sa, la vita di chi gira il mondo è fatta di partenze e ritorni, e talvolta di storie che si consumano come lampi. Se fosse accaduto, la scelta di tacere potrebbe essere stata dettata dal desiderio di evitare complicazioni legali, differenze culturali difficili da gestire, o semplicemente dalla volontà di impedire che una creatura innocente finisse travolta da un clamore che non le appartiene. E in tutto questo, la figura di Cemre assumerebbe un contorno netto. Controllata, presente, restia a trasformarsi in protagonista di una tempesta altrui. La domanda successiva riguarda noi, il pubblico. Come reagiremmo se la notizia si rivelasse vera? Lo stupore sarebbe enorme, ma non mancherebbe anche una certa dose di comprensione. In fondo, quanti genitori, anche lontano dai riflettori, cercano di proteggere i figli dall'occhio curioso del mondo? Crescere sotto i flash può essere un peso, e per qualcuno il prezzo della fama diventa insostenibile proprio quando tocca i più piccoli. Se Gökberk avesse davvero compiuto questa scelta, l'avrebbe fatto per un motivo che agli occhi di molti apparirebbe condivisibile: salvaguardare l'infanzia. Resta il nodo delle fonti. Da dove spunta, esattamente, questo racconto? Una rapida ricognizione sul web restituisce discussioni in forum turchi, blog piuttosto spregiudicati, commenti firmati da utenti senza volto che citano amici di amici. Nessun giornale solido, nessuna agenzia che metta la faccia, nessun comunicato dei rappresentanti. E questo, inevitabilmente, ferisce la credibilità della storia. Nel giornalismo che tratta di spettacolo, il controllo delle fonti è fondamentale. Senza un nome, un documento, un riscontro, restano solo dicerie. E le dicerie, per quanto affascinanti, fanno presto a diventare colpi bassi. Se guardiamo altrove, a figure di fama mondiale, la lezione si ripete. Quando c'è di mezzo un figlio, la verità tende a venire a galla. Un test di paternità, un accordo depositato, la volontà di una delle parti di raccontare tutto, prima o poi, qualcosa filtra. Il fatto che nel caso di Gökberk non sia emerso nemmeno un indizio consistente è, se non altro, curioso. O la corazza della privacy è perfetta, oppure l'intera architettura del rumor poggia sul vuoto. E se il piano fosse svelare tutto al momento giusto? È un'ipotesi che qualcuno contempla, attendere una fase più serena, una pausa dalle riprese, un contesto in cui la rivelazione non divorerebbe ogni altra cosa. Magari la madre non è pronta, magari la bambina è troppo piccola, magari Gökberk e Cemre stanno decidendo insieme come, se e quando parlare, con quell'attenzione che hanno sempre mostrato nel mettere al riparo ciò che amano. È un pensiero che apre a scenari degni di un serial, e che ci trascina nel gusto collettivo per le storie che promettono un prima e un dopo. Ma cosa accadrebbe davvero, se domani tutto venisse confermato? Da un lato, Gökberk apparirebbe più vicino, più umano, restituendo un'immagine capace di andare oltre luci e copertine. Un uomo che, al di là della celebrità, stringe tra le braccia una figlia.
Dall'altro si accenderebbero interrogativi sulla trasparenza, sui motivi del lungo silenzio, sui tempi. E occhi inevitabilmente puntati su Cemre. La sua scelta, restare accanto, fare un passo di lato, proteggere quel confine che ha sempre difeso, verrebbe letta in mille modi, spesso opposti. La pressione mediatica, si sa, ama trasformare il privato in arena. Alla fine, questa storia ci costringe a riflettere su una linea mobile, dove finisce il diritto del pubblico a sapere, e dove comincia il diritto di una persona a proteggere ciò che considera sacro. La fama chiede di dare, e dà moltissimo in cambio, ma chiede anche di rinunciare. Non c'è risposta semplice, e forse la misura sta proprio nel rispetto con cui decidiamo di guardare queste situazioni. Con curiosità, certo, ma anche con consapevolezza. In conclusione, il presunto bebè segreto di Gökberk nell'DRM resta, per ora, un'ipotesi. Non abbiamo prove, non abbiamo conferme. Abbiamo percorsi possibili, scenari che potrebbero spiegare ciò che non vediamo, e il silenzio di chi, forse, preferisce custodire. Abbiamo anche il legame con Cemre Arda, che finora si è fatto scudo di discrezione e misura. Ed è tutto quello che possiamo dire con onestà. Attenzione, prudenza, e la capacità di distinguere un racconto affascinante da una verità dimostrabile. Diteci la vostra. Pensate che ci sia del vero, o credete che siamo davanti all'ennesima trovata per far parlare? Scrivetelo nei commenti, li leggiamo, li analizziamo, e ne discuteremo insieme, come sempre. Se questo viaggio tra ipotesi e realtà vi è piaciuto, lasciate un like, condividete con chi ama il retroscena dello showbiz turco e, soprattutto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate con le notifiche attive. È il vostro sostegno che ci spinge a continuare a raccontarvi storie, a inseguire indizi, a portarvi quel mix di emozione e curiosità che amate. Grazie per essere rimasti con noi fino alla fine.